Esistono diversi tipi di amore. C'è quello assoluto, dettato solo ed esclusivamente dal sentimento, forte, profondo, altruistico. Quello che supera tutte le barriere che la vita gli pone di fronte, è l'amore coraggioso, quello inaspettato, quello folle, quello per un figlio, quello non corrisposto. Ma se devo esprimere una mia preferenza, direi che il tipo di amore più interessante, e bada bene, non il più bello, ma il più interessante, è l'amore possessivo. Si crea un ossimoro curioso, amore e possesso, due parole che in realtà non potrebbero completarsi. Eppure, la tua presenza in questa stanza è la dimostrazione di come non solo l'amore possessivo esista, ma sia anche una delle cose più pericolose in natura. Ognuno di noi inconsapevolmente possiede qualcuno e ognuno di noi a sua volta è posseduto da qualcuno, ma il punto è che la gelosia e il possesso non rendono migliore un sentimento, lo distruggono e basta. Luca, sono Laura. Credo di essere in un gran casino. Sì, hai perfettamente ragione, ma non so a chi altro rivolgermi, ok? Ti va bene le 2:15? Ok. La strada che porta al lago. Grazie. Allora? Ancora niente, mi spiace. Avevamo un accordo io e te. Sì, lo so. E ho intenzione di rispettarlo.
Oltre a quella maledetta Audi bianca che viene fuori in ogni situazione possibile e immaginabile, non ho altre novità. C'era Laura a bordo. Che cosa pensi ci facesse a bordo di quell'Audi bianca? Non lo so. Voglio che tu lo scopra e che poi mi riferisca a tutto quello che avrai saputo. Non c'è bisogno che te ne ricordi il motivo, vero? Laura è sempre stata strana. Non capisco perché tutta questa gente le vada dietro. La sua voce. C'era qualcosa di strano nella sua voce. Che cosa vuoi da me, Luca? Aiuto. Aiuto di che tipo? Voglio solo sapere se sta bene, chi sta frequentando. Che cosa ti fa pensare che ne possa sapere qualcosa? Tua reazione quando ho parlato dell'Audi bianca. Non so di chi sia quella macchina. So soltanto che quando la si vede sarebbe meglio voltarsi dall'altra parte e andarsene via. Però, se proprio ti interessa, conosco qualcuno che potrebbe saperne qualcosa di più. Chi? Ti do 3 indizi. È bella, aspirante regista e testa di cazzo. Che ti viene in mente? Ragazzi, un po' di energia! Andiamo in scena tra una settimana e ancora non avete capito un cazzo. Sempre carina e gentile, vedo. Essere carini e gentili non porta da nessuna parte. Essere stronzi, sì. Ci sono sicuramente più chance. Ascoltami. Audi bianca, tetto nero. Va in giro come se la città fosse la sua. Sai chi è? E dimmi, ti interessa chi è lui? O me lo stai chiedendo per le sue ultime frequentazioni? Ti ho fatto una domanda. Il principio delle domande è che tu mi dia una risposta. Peccato, Luca. Saremmo stati un'ottima coppia. Dimmi chi è. Se credi puoi cercare un certo Alessandro, ma se vuoi un consiglio io lascerei perdere. Avvicinandosi al fuoco c'è il rischio di bruciarsi. Che intendi dire? Che la tua adorata ex ragazza non sta uscendo con uno che potremmo definire un santo. Dove posso trovarlo? Su questo, tesoro, proprio non posso aiutarti. Non puoi o non vuoi? Ha importanza. Mercante di luce. Via Corona 47, questa sera. Alcune verità non sono per te. Allora, hai saputo qualcosa? Sembra che tu abbia visto un fantasma. Tu saresti? L'hai vista? Chi? Quell'uomo. Tra gli alberi. Non ho visto nessuno. E tu non mi hai ancora detto chi sei. Io nessuno. Tu piuttosto. Nessuno pure io. Piacere.
Tu sei la ragazza con la quale ho parlato al telefono. Cosa succede qui dentro? Se qui non c'è nessuno, tu cosa sei venuta a fare? Ero curiosa di sapere chi fosse l'ospite misterioso e soprattutto come facesse ad avere un invito così esclusivo. Sono Sara comunque. Sarebbe carino dicessi il tuo nome a questo punto. Luca. Piacere, Luca. Sai come si esce, no? Morte ed amore. Ecco altre due parole che non dovrebbero stare nella stessa frase. Perché la morte distrugge. Distrugge tutto. Tutti. Ma l'amore. L'amore rende immortali. Tocca alle 6 cadaveri. Alessandro preso. La fama è bella se dovuta a cose positive, ma penso non sia questo il caso. Dov'è Laura? La chiamata di ieri è stato uno sbaglio, non voleva farlo. Sarà lei a dirmelo. Poi smetterò di fare domande. Occhi sul telefono, avrei mie notizie. Sai cosa si dice di quelli che comprano le belle macchine? E tu lo sai cosa si dice della gente invidiosa? E quindi ieri sera? Ieri sera era alla villa. Alla villa. E pensi che abbia visto qualche cosa? Non c'è niente da vedere se non sai dove guardare. Ma è chiederti troppo se ti chiedo di dargli una mano. Penso che abbia davvero bisogno d'aiuto. No, ma è difficile aiutare chi non vuole essere aiutato. Ho incontrato il tipo dell'Audi. E chi è? Un ragazzo tra i 20 e i 25 anni. Si chiama Alessandro, esce con Laura. Alessandro. Che tipo è? Ti vorrei dargli una testata. Alessandro, 20-25 anni, hai detto, e gira con un Audi. Cercherò di scoprire qualcosa di più. Luca? Non ti ho ancora detto grazie per quello che stai facendo. Per come è iniziata, credo che non debba essere tu a ringraziare me. Volevi dirmi qualcosa? Sei impegnata questa sera? Dipende da chi me lo chiede. Ti vai ad andare al cinema? Ne abbiamo già parlato. È stato uno sbaglio. Bello, ma pur sempre uno sbaglio. E non deve ricapitare. Guarda che te lo chiedevo per motivi esclusivamente professionali. Nulla a che vedere con me e te. Cosa vuoi dire? Devi sapere che a gestire il cinema è un certo Alessandro Berti, un mio ex compagno di scuola. Qualche mese fa fu accusato di spacciare metanfetamina agli studenti del liceo. Ma poi fu prosciolto da tutte le accuse. Ma tu pensi che in realtà fosse coinvolto? Considerando che Alessia Stasi, la ragazza uccisa 2 mesi fa, lo accusò in prima persona, direi che sì. È molto probabile. Perché non hai chiesto un fermo al questore? Lo avresti ottenuto facilmente. Il fatto è che è un mio amico e mi ha tirato fuori dai casini parecchie volte. Quindi tu vorresti andare sul luogo di lavoro e nervosirlo nella speranza che commetta qualche errore? Che ne pensi? Che sei troppo buono. E in questo mondo i buoni ottengono poco e niente. Mi aiuterai o no? Che film danno? Come stai? Bene. Tu piuttosto.
Sto bene. E allora Vuole perché telefona- quella... Prima tu. Perché quella telefonata? Scusa, non dovevo. È che è un periodo un po' particolare questo. E avevo bisogno di vederti. Perché hai cambiato idea? Devo forse ricordarti come ci siamo lasciati. Sei sicura di stare bene? Per come sono andate le cose tra noi, il non stare insieme non vuol dire che non ti voglia bene. Lo so, ma io sto bene, davvero. Insomma, adesso sto con Ale. Ho conosciuto nuove persone. Mi sta bene così. Non sembrerebbe. Tutto mi sarei aspettato tranne che di trovare te a gestire un cinema. La vita a volte riserva sorprese. Come stai? Tutto bene. Tu piuttosto. Non mi lamento. Lei chi è? È una collega. E sei qui in veste amichevole o professionale? Amichevole. Sai, io e te siamo sempre stati molto simili. La differenza è che ti ho sempre ritenuto una persona intelligente. Tu uno stupido. Fila centrale. C'è posto per le gambe. Reale. Chi sono io per dire che cosa sia reale e cosa no? Credere nelle cose spesso le rende reali. Non crederci abbastanza, al contrario, le rende irrealizzabili. Io ti ho già vista in un sogno. E siccome mi hai visto in un sogno, pensi che io non sia reale? Ora sto sognando. Non lo so. È la tua testa, non la mia. Tu lo sai come sei arrivato qui? No. Cosa affascinante sono i sogni. Spesso ci ricordiamo di come un sogno finisce, ma è assai raro ricordarsi di come comincia. Quello che ti posso dire è che il tuo sogno inizia qui e sulla riva del fiume finirà. Quello che troverai una volta là darà inizio al tuo incubo e quello è un posto nel quale non posso seguirti. Il mercante di luce.
porta luce laddove l'oscurità vive. Io sono morto, eppure vivo. L'ostentazione uccide, la luce acceca. Devi trovarmi. Penso di essere in un sogno. O forse no. È difficile da dire. Che cosa? Sono io che sto sognando? O sei tu? Non saprei dirlo. Io sono morto, eppure vivo. Lo sai come sono. Tento solo di dimostrare quanto sia patetico cercare di controllare l'incontrollabile. E non c'è niente di più incontrollabile di una persona innamorata di qualcuno che ha solo finto di amarla. Ma che cosa succede quando una forza inamovibile incontra qualche cosa di irrefrenabile? Si genera il caos. Ecco, io sono qui per questo. Mettere fine al caos.